Buonasera a tutti e bentornati su BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi voglio cominciare con una domanda diretta, una domanda che forse vi è già capitata nella vita reale. Avete mai studiato l'italiano per settimane, forse per mesi, e poi nel momento in cui qualcuno vi ha parlato in italiano la vostra mente è diventata completamente vuota, come se non aveste mai imparato niente? Buonasera, sono Angela e devo dire che questa è una delle situazioni più frustranti per chi impara una lingua nuova. Stefano, io stessa ho vissuto qualcosa di simile con altre lingue. Ti senti preparato, studi, pratichi e poi arriva quel momento di pressione e tutto sparisce. È quasi incredibile, no? Esattamente, e oggi parliamo proprio di questo. Perché succede? Perché sotto pressione sembra che l'italiano diventi improvvisamente impossibile. Vogliamo esplorare questo tema insieme, in modo semplice e naturale, come facciamo sempre qui su Bravocast Italiano. Non vogliamo spiegazioni complicate, vogliamo capire davvero cosa succede nella nostra testa. Perfetto. Allora cominciamo dall'inizio. Secondo me, il primo motivo è molto semplice, la paura di sbagliare. Quando siamo sotto pressione, pensiamo troppo. Vogliamo essere perfetti, vogliamo dire la frase giusta, usare la parola giusta e questo blocca tutto. È come quando cerchi di ricordare un nome e più ci pensi, più non riesci a ricordarlo. Sì, questo è un punto molto importante, Angela. La paura di sbagliare è davvero uno dei problemi più grandi. Io ho un amico che studia italiano da 2 anni. Sa moltissime parole, capisce quasi tutto quando legge o ascolta, ma quando deve parlare con qualcuno, specialmente con una persona che non conosce, diventa nervoso e dimentica anche le parole più semplici, anche come si dice ciao a volte. Questo è così comune. E sai cosa penso io? Penso che molti studenti di italiano associno la lingua alla perfezione. Hanno l'idea che parlare bene significhi parlare senza errori. Ma questa idea non è corretta. Anche gli italiani fanno errori quando parlano. Anche noi a volte usiamo la parola sbagliata o costruiamo una frase in modo strano. È normale. Assolutamente, e c'è un secondo motivo per cui l'italiano sembra impossibile sotto pressione, e questo motivo è legato alla velocità. Nella vita reale le persone parlano velocemente, non aspettano, non rallentano, non ripetono le parole lentamente come in un video didattico, e per chi studia l'italiano questa velocità è uno shock enorme. Hai ragione, Stefano. Io ricordo la mia prima vera conversazione in una lingua straniera. La persona parlava normalmente, alla sua velocità naturale, e io capivo forse una parola su tre. Era terribile. Volevo fermare il tempo, tradurre ogni parola nella mia testa e poi rispondere. Ma ovviamente non funziona così. No, non funziona così. E questo ci porta a un problema ancora più profondo. Quando siamo nervosi cerchiamo di tradurre tutto nella nostra testa. Prima pensiamo nella nostra lingua madre, poi traduciamo in italiano e poi parliamo. Questo processo richiede troppo tempo, troppa energia e spesso, quando finalmente siamo pronti a parlare, il momento è già passato. Esatto, è il problema della traduzione mentale. E sai cos'è interessante? Quando le persone diventano davvero bravi in una lingua, smettono di tradurre. Pensano direttamente nella nuova lingua. Ma per arrivare a quel punto ci vuole tempo e soprattutto ci vuole pratica nel parlare, non solo nello studiare. Questo è un punto chiave. Studiare la grammatica è importante, certo. Imparare il vocabolario è necessario. Ma se non pratichi il parlare, se non ti abitui a usare la lingua in situazioni reali, quando arriva quel momento di pressione, ti trovi impreparato. È come allenarsi in palestra ma non giocare mai una partita. Mi piace molto questa analogia. Ascoltate, chi ci segue su BravoCast Italiano, voglio chiedervi una cosa. Avete mai vissuto questa situazione? Avete mai studiato italiano e poi, in un momento importante, la vostra mente si è bloccata? Scrivetecelo nei commenti. Vogliamo sapere la vostra esperienza. Siete in tanti e le vostre storie ci aiutano a capire meglio come supportarvi. Sì, i commenti sono importantissimi per noi. E adesso voglio parlare di un terzo motivo che secondo me è molto sottovalutato.
Si chiama il problema del contesto. Quando studiamo l'italiano a casa siamo rilassati, siamo nel nostro ambiente, non c'è nessuno che ci giudica, possiamo sbagliare senza conseguenze. Ma quando usiamo l'italiano in un contesto nuovo, in un negozio, in un ristorante, in un ufficio, tutto cambia. Sì, il contesto fa una differenza enorme. Il cervello associa le parole e le frasi al luogo dove le ha imparate. Se hai imparato una frase seduto al tuo tavolo con il libro davanti a te, quella frase è collegata a quel contesto specifico. Quando sei in un posto diverso, sotto pressione, il cervello fa fatica a trovare quella stessa frase. È strano, ma è vero. Quindi cosa possiamo fare? Come possiamo prepararci meglio? Io ho alcune idee, ma voglio prima sentire la tua opinione, Angela. Tu cosa consiglieresti a qualcuno che vuole migliorare la sua capacità di parlare italiano sotto pressione? Allora, la mia prima idea è questa. Pratica in situazioni simulate. Cioè, quando studi a casa, prova a immaginare situazioni concrete. Immagina di essere in un bar a Milano e di dover ordinare un caffè. Immagina di dover chiedere indicazioni per strada. Immagina di dover presentare te stesso a qualcuno che non conosci. Parla ad alta voce, da solo, come se fossi davvero in quella situazione. Ottima idea. La pratica ad alta voce è fondamentale. Molte persone studiano solo con gli occhi, leggono, guardano video, ma non aprono mai la bocca. E poi si stupiscono quando non riescono a parlare. La bocca, la lingua, le labbra devono abituarsi ai suoni dell'italiano. Deve diventare fisicamente familiare. Esatto. E poi c'è un'altra cosa importante. Imparare delle frasi di emergenza, frasi che puoi usare quando non capisci o quando hai bisogno di tempo per pensare. Per esempio, puoi ripetere più lentamente, oppure non ho capito bene, mi scusi, oppure come si dice questa parola in italiano? Queste frasi ti danno il tempo di recuperare e ti tolgono dalla situazione di panico. Sì, le frasi di emergenza sono una salvezza. Ti fanno sembrare più sicuro anche quando non lo sei. E c'è qualcosa di molto importante qui. Quando dici a qualcuno che sta imparando l'italiano, la maggior parte delle persone diventa subito più paziente e comprensiva. Non devi nascondere il fatto che stai imparando. È una cosa bella, non una vergogna. Assolutamente. Le persone amano quando qualcuno fa lo sforzo di imparare la loro lingua. È un segno di rispetto. E anche se fai errori, anche se non riesci a finire una frase, l'importante è che ci provi. Questo conta molto più della perfezione. E a proposito di errori, voglio dire una cosa importante. Gli errori non sono il problema. Gli errori sono parte del processo. Ogni errore che fai è un'opportunità per imparare. Se non fai mai errori, significa che non stai rischiando abbastanza, che non ti stai mettendo in situazioni sufficientemente difficili. Bellissimo punto, Stefano. E voglio aggiungere un'ultima cosa. La pressione che sentiamo quando parliamo una lingua straniera è anche una questione di aspettative. Ci aspettiamo troppo da noi stessi. Pensiamo di dover parlare come un madrelingua dopo pochi mesi di studio, ma non è realistico. Un bambino italiano impiega anni per imparare a parlare bene. Noi vogliamo fare la stessa cosa in qualche mese. È impossibile. Hai ragione. Dobbiamo essere più gentili con noi stessi. Dobbiamo celebrare i progressi piccoli. Oggi ho capito una frase che ieri non capivo. Oggi ho usato una parola nuova in una conversazione. Questi sono successi importanti. Non dobbiamo aspettare di essere perfetti per essere soddisfatti. Esatto. E voglio fare una piccola domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi, qual è la situazione più difficile per usare l'italiano sotto pressione? È quando parlate con un madrelingua? È quando siete in un posto pubblico? È quando qualcuno vi fa una domanda inaspettata? Scrivetecelo nei commenti, siamo davvero curiosi di sapere la vostra risposta. Sì, vogliamo assolutamente leggervi. E adesso parliamo di qualcosa di pratico. Come costruire la fiducia in se stessi quando si parla italiano? Perché alla fine il problema della pressione è spesso un problema di fiducia. Non è che non sappiamo le parole, è che non abbiamo fiducia nelle nostre capacità. Giusto. E la fiducia si costruisce lentamente, con la pratica costante. Non si può avere fiducia senza esperienza.
e l'esperienza si ottiene solo parlandone, provando, sbagliando e riprovando. Non esiste un modo più veloce, non esiste un trucco magico. Una cosa che aiuta molto è trovare un partner di conversazione, qualcuno con cui puoi praticare regolarmente senza giudizi in un ambiente sicuro. Può essere un altro studente di italiano come te, può essere un madrelingua che vuole praticare la tua lingua in cambio, oppure può essere un insegnante. L'importante è che tu abbia qualcuno con cui parlare regolarmente. Sì, la pratica regolare è la chiave. Anche 10 minuti al giorno di conversazione sono molto meglio di 2 ore una volta alla settimana. La frequenza è più importante della quantità. Il cervello impara meglio con stimoli regolari e costanti nel tempo. E c'è un'altra cosa che voglio menzionare: ascoltare molto. Ascoltare l'italiano in modo naturale, non solo nei video di studio. Ascoltare podcast come questo, guardare film italiani, ascoltare musica italiana. Quando il tuo orecchio si abitua ai ritmi e ai suoni dell'italiano, capire diventa più facile e automatico. Assolutamente. E quando capisci di più, la pressione diminuisce. Perché una grande parte della pressione viene dalla paura di non capire. Se sei abituato ad ascoltare l'italiano veloce e naturale, quando qualcuno ti parla nella vita di tutti i giorni, non ti spaventi così tanto. Perfetto. Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato di tanti punti importanti oggi: la paura di sbagliare, la velocità del parlato, la traduzione mentale, il problema del contesto e come costruire la fiducia con la pratica. Sono tutti pezzi dello stesso puzzle. Sì, e il messaggio principale è questo. Non sei tu il problema. Non sei stupido, non sei incapace. La pressione è una parte normale del processo di apprendimento di una lingua. Tutti la sentono. Anche le persone che sembrano sicure hanno vissuto questi momenti di panico. La differenza è che hanno continuato a praticare nonostante tutto. Bellissimo messaggio per concludere. Voglio ringraziare tutti voi che ci ascoltate ogni volta. Siete la nostra comunità e senza di voi Bravocast Italiano non esisterebbe. Se questo episodio vi ha aiutato, se vi ha fatto capire qualcosa di nuovo, lasciate un commento, mettete un mi piace e condividete con qualcuno che sta studiando l'italiano. Grazie infinite a tutti. Ricordate che ogni giorno che praticate è un giorno in cui fate progressi, anche se non lo sentite subito. L'italiano vi aspetta e noi siamo qui con voi in ogni passo del cammino. A presto su Bravocast Italiano, ci vediamo al prossimo episodio. Buonanotte e continuate a studiare con entusiasmo. Buonanotte a tutti, alla prossima!